Questa settimana, così inspiegabilmente, mi sono dedicato ai fiori. Vi interessano i fiori? Tra poco fioriranno i vostri schermi e la vostra fantasia verrà appagata. Tante fotografie da Robert Mapplethorpe a Ephraim Raimondi, Imogen Cunningham a Racchi e Ghirri, tutti sullo stesso tema. Sono Roberto Carlone e racconto storie con fotografie, musica, parole e cinema d'animazione, come pochi sanno fare. Presento video su di un tema e vi racconto una storia. Fiori numero 1. I fiori di casa. È successo questo, che la settimana scorsa ho comprato uno, anzi 2 mazzi di tulipani coloratissimi. Hanno dato proprio l'idea di festa, è stato un piacere. Dopo un poco hanno iniziato a sfiorire come tutte le più belle cose. Già una volta, tanto tempo fa, mi era successo. Quando sfioriscono diventano un'altra cosa, un altro fiore. Non sono come gli altri fiori, non si rinseccano, si asciugano, muoiono. E resta una sorta di scheletro che li ricorda. Non si seccano, vanno oltre. Sono un po' come una sorpresa. Si aprono quasi a scoprire una nuova vita, una nuova parte di sé nascosta. Si schiudono e poi si richiudono su se stessi e i petali diventano come una seta. È stato impossibile non fotografarli. E subito mi sono venute in mente le foto di Robert Mapplethorpe. Fiori numero 2. Robert Mapplethorpe. Non per paragonarmi a lui, è ben lungi. Mi sono ricordato di una bellissima mostra a Milano, qualche annetto fa, era il 2012, formidabile. Lì mi sono stato lasciato rapire dai suoi fondi neri. Come si fa a fare dei neri così carichi? Dava proprio l'idea che stava studiando, a cercare il nero. Luce naturale nel suo luminosissimo studio, con un nero presente e forte. Ancora adesso sono ispirato ed invidioso del bianco con la B maiuscola e del nero, e dalle infinite morbide sfumature di tutti i grigi. Per non parlare della sensualità che emanano e di cui raccontano. Sono morbidi, suggeriscono. Li ho trovati coinvolgenti ed eccitanti. Mapplethorpe è sempre stato un fotografo dove convivono forza e delicatezza, un essere crudo e diretto, ma anche qui 1000 sfumature. Lo sappiamo tutti, mai volgare, anche se dirompente. Per me è una sublimazione di quegli anni. Violento, trasgressivo, ma innamoratamente stupito di un nuovo che si faceva strada. I fiori sono una parte un poco più conosciuta della sua produzione. Sfiorano, seducono, ti fanno innamorare. È un fiore antropomorfizzato, un essere, un particolare anatomico sublimato. Unisce 2 fattori. È perturbante, ma reca in sé e parla di una disperata solitudine, di cui solo lui riesce a cogliere il segreto. Belli, vero? Se il video ti sta piacendo, metti mi piace, se ti piace di più e non vogliamo perderci, allora iscriviti al canale cliccando qui a destra. Ma andiamo avanti. Fiori numero 3. Ephraim Raimondi. Un altro fotografo meraviglioso e su di un versante opposto che lo critica e spiazza tutti è Ephraim Raimondi, scomparso purtroppo da poco tempo. Lui ribalta tutto, rovescia, non crede a niente di quello che credono tutti. È dispettoso e anche catartico, spiazzante, con le fotografie e con le parole. Vi leggo, con tutto il rispetto, la pagina del suo blog Do You Like Fiorellini? Do you like fiorellini? Fiori.
Si fa in fretta a dire fiori. E allora io faccio ancora più in fretta, taglio tutto e mi fermo oltre. Appena oltre, recisi. Cadaveri impresentabili grazie a un po' d'acqua e ghiaccio, alchimie del fiorista. Come stare in un obitorio. Una stanza prima, diciamo, perché respirano ancora, moribondi, allora. E pensare che erano i padroni del mondo, il primo respiro intorno a 200 milioni di anni fa, milione più, milione meno. Non c'è ancora manco un mammifero, manco un bel niente. E l'ossigeno l'hanno inventato loro, appena prima le piante, è vero, comunque è ai vegetali che dobbiamo tutto. Figli dei fiori, anche senza treccine e una raffica di cioè a disposizione di eloquio. Si fa in fretta allora a fotografarli come un album di famiglia. Guardando i fiori di Robert Mapplethorpe, bellissimi, apoteosi estetica, la scelleratezza dei 20 anni non guarda in faccia a nessuno. Ho preso il mio banco ottico e ho detto, faccio anch'io. Solo che era molto diverso il fiore che io avevo davanti rispetto a quello di Mapplethorpe. Cioè, i suoi come dopo il make-up delle pompe funebri americane, come nei film. Stampati da Dio, e ho avuto ribrezzo, si può dire. Io guardavo i miei e sembravano urlare, io guardavo i miei e mi ricordavano le danze macabre del Baskenis. Se guardo solo i suoi, non avrei mai fatto niente. Il problema era quindi ancor prima di fotografarli. E infatti non ho mai pensato fossero degli still life, ma dei ritratti. A della gente messa piuttosto male. Poi ho smesso. Erano lì, omaggio di una ospite, erano lì in un vaso. Li ho raccolti, sono andato a fare una passeggiata sul Ticino e li ho lanciati in acqua. Prima però li ho ritratti e ieri ho fatto lo stesso con degli iris. Mi costa abbastanza a queste condizioni, ma mi è chiaro che me ne fotto. Eccolo qua il vero senso della fotografia. Al netto di tutto me ne fotto e procedo. Fiore numero 4, Imogen Cunningham. Donna. Comincia a fotografare a 18 anni. Il padre le costruisce una camera oscura. Si narra di una lanterna a candela schermata con vetri rossi. Lei si ritrae nuda in un autoscatto e siamo nel 1883. Laureata in chimica, fotografa documentaristica, botanica, passa dal pittorialismo alla straight photography, partecipa al movimento di F64 con Ansel Adams. Grazie ai suoi studi perfeziona e sperimenta nuove tecniche. Diventa espertissima nelle foto dei fiori, che diventano le più usate per le ricerche scientifiche dei botanici di tutto il mondo. E nel contempo porta avanti una ricerca sull'arte, gli artisti e il corpo umano. E la sua espressività. Sono famosissimi i suoi scatti a Martha Graham. Uno spirito libero ed indipendente. Eccola qui in alcune foto in età avanzate, che la dicono lunga sul suo carattere. Ed ecco le foto dei fiori. Vicina a Mapplethorpe, ma diversa. Ricerca, a mio avviso, la luce dei fiori. Loro
sono i protagonisti, i soggetti pensanti, precisi, definiti, illuminanti, forti. Fiore numero 5, versante opposto, Nobuyoshi Araki. Giappone, colore spinto e anche tanto nero. Un nero potenziato, sempre presente nel soggetto e non nello sfondo. Il lato oscuro, decadente, un gioco della perversione, dell'imprigionamento. Anche questi fiori sono, seppur colorati, legati, come i corpi delle donne, legati, quelli del bondage. Con lui il fiore è ripreso e sottomesso. Erotismo e morte, sempre presente. Un attimo prima di appassire, dove il dolore e la sofferenza sono il fine ultimo e definitivo. Un inferno seducente. Fiori numero 6, Vivian Maier. E finiamo con 4 foto sempre inserite nella società o nel loro ambiente naturale, come la natura, forti e semplici. Fiori usati nella vita quotidiana, a cavallo tra il 50 e il 60, tutte molto colorate, quasi con gli occhi semplici di una bambina. Ecco qua Vivian Maier, 4 scatti, tutti tendenti al giallo. Tutto un altro modo di intendere i fiori. Colori, gioia, l'immancabile autoritratto, la sua firma. Foto di campo e finalmente al loro posto, su di un prato, in un campo, leggeri e con la sua ombra. Fanno capolino, salutano con un ritmo sincopato, come fossero dentro a uno spettacolo. Epilogo. Luigi Ghirri. E chiudo con una foto che trovo universale e ricca di speranza e contemplazione, estatica e immobile. Un Atlante, un planisfero parlante. Grazie a Luigi Ghirri. Ecco, questo era il mio omaggio floreale alla primavera. Iscriviti al canale per far crescere bellezza e delicatezza, per un uso di crescita legato a internet, ai social e a YouTube, per far parte della comunità. Lascia un commento. Sarò felice di mandarti un saluto e risponderti in tempi brevissimi. Mi piace, mettilo subito. Se non vuoi perdere altre notizie, anticipazioni, incontri esclusivi, iscriviti alla newsletter settimanale. È una bella esperienza che condividiamo in 1 migliaio di persone ormai. Mica vorrai perdere questa bella occasione. Intanto ti saluto e segui i consigli che ti stanno comparendo. Sarà una piacevole sorpresa. Alla prossima. Bacio. Ciao.